Quando si parla di crociate, pensiamo subito ad una serie di guerre, la prima, la seconda, la terza, ma le crociate non sono una sequenza, sono una tensione. Durano secoli, cambiano forma e non nascono neanche in Terra Santa. Nascono in Europa, nel crogiolo della violenza cavalleresca e del bisogno di redenzione. Gerusalemme diventa il simbolo, il santo sepolcro, la giustificazione. Ma quella ferita aveva quasi 100 anni, perché il problema, prima di tutto, non era lì fuori, era qui da noi. Buongiorno o buonasera, a seconda di quando mi guardate. Io sono Emiliano Bultrini e vi do il benvenuto alla Corte del Barone. Dopo il misterioso viaggio nel mondo dei simboli, oggi torniamo con i piedi per terra. Oggi iniziamo un percorso che nasce tra le sabbie del Medio Oriente, ma che si snoda tra Roma e Gerusalemme, tra le cattedrali e le moschee, tra i templari e i giannizzeri. Oggi iniziamo a parlare di crociate. La Vulgata, e purtroppo anche molti manuali scolastici, ripetono che le crociate sono state 7, che sono nate nel 1096 perché i musulmani, arabi o turchi come se fossero la stessa cosa, avrebbero conquistato Gerusalemme, impedendo ai cristiani di pregare presso la chiesa del Santo Sepolcro. Un discorso chiaro, semplice e lineare. C'è un motivo, c'è un nemico e c'è una missione, per giunta sacra. Peccato che l'umanità, la geopolitica e i fatti del mondo siano molto più complessi di così. Questa sarà la prima puntata dedicata alla prima crociata, a Goffredo di Buglione e ai Normanni di Boemondo, a Clermont e a Gerusalemme. Ma faremo anche qualcosa che raramente si è visto. Racconteremo la storia anche attraverso gli occhi di chi viveva dall'altra parte, come il giovane cronista siriano Ibn al-Qalanisi, che all'epoca dei fatti aveva appena 23 anni. Il suo sguardo ci mostrerà un mondo lontano da quello degli occidentali, un mondo che per secoli abbiamo conosciuto quasi solo attraverso le cronache dei crociati. Da qui partiamo, da voci che si incrociano senza capirsi e da un'idea destinata a sopravvivere anche ai suoi stessi protagonisti. Per inquadrare bene il discorso sulle crociate, dobbiamo innanzitutto fare ordini tra gli attori. La prima crociata, infatti, non ha un vero capo, è più simile a un condominio affollato senza l'amministratore. Tutti parlano insieme, ma nessuno comanda veramente. Il sistema feudale occidentale e le occasioni offerte dalla crociata spingono molti signori a partire, ciascuno seguito dai propri vassalli, dai propri parenti e dai propri amici. Ma il mondo islamico presenta un quadro non meno disordinato. Anche lì troviamo una galassia di signori della guerra autonomi, spesso rivali e tutt'altro che coordinati. Perciò, per non perderci in questo traffico caotico di nomi e personaggi, limiteremo consapevolmente il numero degli attori in scena. Ma attenzione, perché anche in questo modo non sarà semplicissimo. E quindi, per chi volesse approfondire, ci sarà un'ampia bibliografia al termine della puntata. Proprio per questo, per comodità narrativa, useremo alcune etichette esemplificative. Con i bizantini si intenderanno tutti i cittadini dell'impero romano d'Oriente di lingua greca, siano essi balcanici, greci o anatolici. Arabi, cioè le popolazioni di lingua e cultura araba sunnita del Levante, concentrate nelle attuali regioni di Siria, Palestina e Iraq. I turchi sono le tribù turche sunnite sotto il comando della dinastia di Seljuk. Con egiziani si intenderanno i musulmani sciiti. Franchi, tutti gli occidentali provenzali, fiamminghi, lorrenesi e nord italiani, tranne i normanni che però fanno gruppo a sé. Questa scelta ci permetterà di seguire la storia senza cancellare però le complessità dei popoli e delle culture coinvolte. Quando i franchi, cioè gli occidentali non normanni, giungono in Asia Minore, non hanno le idee chiarissime sui propri avversari.
Le prime fonti latine parlano infatti genericamente di Saraceni, ma Saraceno è un termine antico che indica in modo vago e un po' indistinto tutti i nemici musulmani. Allo stesso modo, però, anche i cronisti musulmani chiamano tutti gli occidentali franchi o frang, perché inizialmente neanche loro riescono a distinguere un franco da un normanno. Tuttavia, la confusione dei franchi non nasce dalla superficialità, ma dal fatto che si trovano davanti ad un mondo che non conoscono affatto, perché è un mondo cambiato. I nemici contro cui combattono non sono semplicemente arabi o egiziani, non sono le popolazioni di fede musulmana che abitano stabilmente il Medio Oriente. Gli uomini che affrontano sui campi di battaglia sono in gran parte turchi selgiuchidi. E allora, chi sono i turchi? I turchi selgiuchidi, cioè le tribù turche dominate dalla dinastia di Seljuk, sono guerrieri delle steppe centroasiatiche che agli inizi dell'XI secolo irrompono sulla scena del Mediterraneo e del Vicino Oriente. Si convertono all'Islam sunnita e in meno di 50 anni conquistano un territorio che si estende dall'Afghanistan fino alle coste del Mediterraneo. Per i turchi, infatti, la guerra non era una scelta, era la normalità. Ogni uomo adulto era un guerriero, solo le donne e i bambini ne restavano esclusi. Cavalieri indomiti, nel 1040 conquistano l'Iran, nel 1055 entrano a Baghdad, nel 1056 a Gerusalemme e nel 1071 infliggono ai bizantini una devastante sconfitta nei pressi di Manzikert, un colpo dal quale l'impero bizantino non si riprenderà mai più. La loro superiorità militare era letale e raffinata. Cavalieri leggeri ma incredibilmente agili galoppavano avanti e indietro come ombre furtive. La tattica del Parthian shot li rendeva spietati. A circa 50-60 metri, la loro pioggia di frecce si abbatteva sui nemici, costringendoli a piegarsi, difendersi, rimanere sempre tesi e immobili. Poi si ritiravano, come se non fossero mai stati lì, lasciando il campo al gruppo successivo, pronto a ripetere l'inferno. Pulcherio di Chartres osservava incredulo che i turchi ululavano come lupi furiosi e scoccavano nugoli di frecce. Ne fummo stupefatti, continua, nessuno di noi aveva mai visto una simile tecnica militare. Ogni freccia, ogni volo d'arco era una pressione costante che impediva agli avversari di respirare, di riorganizzarsi e di muoversi. Poi, quando il nemico era stremato dal continuo assalto invisibile, le unità pesanti e selezionate si riversavano contro di loro, chiudendo nel corpo a corpo la battaglia. Ma oltre a queste differenze etnico-culturali, l'Islam aveva delle fratture anche a livello religioso. Già all'indomani della morte del profeta Maometto, il mondo musulmano si era diviso in due grandi confessioni religiose, i sunniti e gli sciiti. I sunniti rappresentavano la maggioranza e seguivano la tradizione del profeta nella sua forma più diffusa. Gli sciiti invece credevano che la guida della comunità dovesse essere affidata ad un discendente di sangue di Maometto. Ma questa linea tra le due comunità religiose non era neanche così netta. Tanto per fare un esempio, all'epoca della prima crociata, il sultano di Damasco, un turco sunnita, aveva tra i suoi consiglieri un siriano sciita appartenente alla setta degli assassini e temuta in tutto il Levante per gli omicidi mirati che compiva. Ma il fratello del sultano di Damasco, anch'egli turco sunnita, era il sultano di Aleppo e i due si odiavano a morte. E questo dimostra quanto fossero complessi gli equilibri di potere nel mondo musulmano e come i conflitti interni fossero spesso più importanti della minaccia cristiana. Ma anche dal punto di vista del musulmano comune, i franchi non erano il problema principale. A Baghdad e a Damasco da decenni i turchi selgiuchidi erano i veri padroni, soldati stranieri pesanti come flagelli, spesso incapaci persino di parlare la lingua dei cittadini. Nei souk, tra odori di spezie e voci concitate, la gente imprecava contro quei guerrieri che si pavoneggiavano tra le bancarelle, mostrando armi e armature luccicanti,
eppure sparivano puntualmente quando la minaccia nemica bussava alle porte della città. I cronisti arabi lo raccontano chiaramente. I turchi non erano il fronte islamico compatto come lo descrivevano i narratori occidentali. Erano una forza militare dominante, certo, ma spesso mal sopportata, estranea per lingua, interessi e priorità. La crociata, dunque, non scatta contro l'Islam in astratto, ma contro un mondo musulmano in trasformazione, frammentato, dove alleanze, paure e interessi cambiano di giorno in giorno. Ed è proprio in questo spazio, in questa confusione, che si apre il passaggio per i franchi. L'epoca dei primi scontri, quindi, il Medio Oriente, la Siria e gran parte dell'Anatolia erano in mano ai turchi selgiuchidi sunniti. Ma l'Egitto e il Nord Africa, invece, erano governati dai Fatimidi, un'antichissima dinastia sciita, ostile ovviamente ai turchi sunniti selgiuchidi. Non a caso Al-Afdal, capo del governo fatimida, non nascose la propria soddisfazione alla notizia dell'arrivo dei franchi. Il suo vero avversario erano i turchi e non i cristiani venuti dall'Occidente. Per questo la relazione tra i crociati e gli egiziani fu sempre pragmatica e instabile, a volte conflittuale, a volte di comodo. Non fu un'alleanza di fede, ma di interesse politico. Ma capire queste divisioni non è un esercizio erudito, non serve a leggere il Medioevo, serve anche a capire il presente. L'ostilità tra sunniti e sciiti, nata, lo ricordiamo, all'indomani della morte del profeta Maometto, attraversa i secoli e raffiora con forme diverse fino ai giorni nostri. È anche per questo che l'Arabia Saudita, potenza sunnita oggi, può accettare l'appoggio di Israele o degli Stati Uniti per contenere il suo vero avversario, che è l'Iran sciita. Ma non perché siano alleati naturali, ma perché, come nel Medioevo, le alleanze non seguono la fede, seguono gli equilibri di potere. Se c'è una cosa che la storia insegna chiaramente è questa. L'azione umana non si muove mai per blocchi compatti, non esistono mondi monolitici, ma fratture, rivalità, paure. La narrazione manicheista, il noi contro loro, il bene e il male, non nasce dalla storia in sé, ma dal nostro bisogno di certezze, di narrazioni forti e riconoscibili, spesso costruite dopo per trasformare un mondo complesso e stratificato in un racconto semplice e ordinato, e politicamente utilizzabile. Ma la cosa davvero straordinaria e anche un po' imbarazzante è che i nostri antenati queste distinzioni le riconoscevano senza alcun problema. Pulcherio di Chartres, che scrive una delle prime cronache delle crociate intorno al 1125, parla sì di Saracenos, ma introduce anche i Turcos. Guglielmo di Tiro, intorno al 1180, mostra di avere ancora le idee più chiare sui diversi attori del mondo musulmano. Nella sua storia distingue nettamente gli Egyptiorum, cioè gli egiziani, dal genus Turcorum, separando con precisione i Selgiuchidi dal resto della popolazione islamica. Questo ci aiuta a capire anche come nelle cronache latino l'altro non fosse percepito come un blocco compatto e indistinto, ma come una realtà articolata, complessa, fatta di poteri, interessi e identità ben riconoscibili. Il paradosso è qui: nel Medioevo si sapeva distinguere, è il mondo contemporaneo ad avere bisogno di semplificare sempre tutto. Ma ora però torniamo alla nostra narrazione. Gerusalemme e la chiesa del Santo Sepolcro non erano cadute nelle mani degli infedeli il giorno prima. Il complesso religioso era stato già gravemente danneggiato dagli egiziani nel 1009, quasi un secolo prima della prima crociata. Il tempo sufficiente perché un ricordo diventi mito. Quando nel 1056 i turchi conquistano Gerusalemme non distruggono proprio nulla, semplicemente ne impediscono la ricostruzione. La ferita, come abbiamo detto, non è quindi recente, è aperta da generazioni. E Urbano II questo lo sa.
Urbano nasce infatti figlio di grandissimi nobili della Champagne e questo gli consente di parlare lo stesso linguaggio dell'aristocrazia armata europea. È affine, per nascita ed educazione, all'animo dei cavalieri. Quando nel 1089 a Melfi, alla presenza dei grandi baroni normanni d'Italia, Urbano prepara già la strada. Parla della tregua di Dio, parla di violenza da contenere e di armi da reindirizzare. E quando nel novembre del 1095 parlerà a Clermont e promulgherà la crociata, il mondo che abbiamo visto è già pronto. La crociata lo mette solo in tensione. Il messaggio di Urbano ci è giunto filtrato dall'euforia successiva alla conquista di Gerusalemme e va quindi maneggiato con molta cautela. Ma dalle lettere e dai sermoni sembra emergere un nucleo abbastanza chiaramente. Urbano parla nel nome di Dio, descrive ed esagera la minaccia turca per Costantinopoli e presenta i futuri crociati come strumenti ispirati al servizio di Dio. Richiama i cavalieri di Cristo, ma non metaforicamente come era stato fatto fino ad allora, ma come mandato. E questi nuovi pellegrini guerrieri sono una novità assoluta. Fino ad allora, infatti, il principio della penitenza prevedeva una pena uguale e contraria al peccato commesso. Ai golosi si imponeva il digiuno, mentre per l'omicida era previsto il pellegrinaggio disarmato. Ma per un cavaliere, la cui esistenza si basava sull'onore delle armi, una simile penitenza significava l'umiliazione del disarmo, ma anche, e forse soprattutto, la spoliazione totale dell'identità. Pertanto possiamo ben immaginare la resistenza che ci fosse da parte del ceto cavalleresco ad accettare queste penitenze. Ma la crociata cambia tutto. Chi combatte in nome di Dio ottiene la remissione dei peccati. La penitenza resta, ma può essere compiuta armati. Finalmente è possibile espiare le proprie colpe senza rinunciare alla propria dignità. Le armi del cavaliere, ora messe al servizio di Dio, diventano giuste e virtuose, al pari delle armi del sacerdote, la preghiera, la carità e il digiuno. Ma dietro alla prima crociata non c'erano solo terra e bottino o remissione dei peccati. Molte famiglie furono disposte a sacrificare i propri interessi per permettere ai membri singoli di partire. C'erano ideali, devozioni, impegni concreti. La crociata non è più solo un appello, è una missione. Urbano II impone obbligatoriamente la croce ai pellegrini, ricorda Cristo e rende immediatamente riconoscibili i crocesignati impegnati nel loro voto e nella loro missione. I contemporanei descrivono il popolo della crociata come un'abbazia nomade, mobile, giorni e notti scanditi dalla liturgia, dall'austerità e dalla fratellanza. E una volta che la tensione della crociata si mette in moto, non può più essere fermata. Ma la tensione non aspetta i principi. Prima che i grandi signori radunino i propri uomini e decidano di partire, la crociata si mette in moto da sola. Alla fine del 1095 la frenesia attraversa tutta l'Europa. Ogni strato della società ne è contagiato. E così partono. Ma non un esercito, una folla. Uomini, donne, vecchi, bambini. Pochi cavalieri, molti disperati. Sono le cosiddette crociate dei poveri. Gente vestita di stracci che marcia lungo strade sconosciute. Ce ne furono varie, ma la maggioranza non superò nemmeno i Balcani. La più famosa però ha un nome e due volti. Pietro l'Eremita, un predicatore carismatico e instabile, e un cavaliere il cui nome ci dice già tutto, Gualtiero senza veri. Nelle parole di Ibn al-Qalanisi, questa moltitudine non appare neanche come un esercito, ma come un popolo scacciato dalle proprie terre. Ma la fede, quando non ha struttura, può diventare violenza cieca. Lungo il cammino, infatti, la folla si abbandona a saccheggi e massacri, ma non solo contro i musulmani, contro cristiani, bizantini, ebrei. Chiunque non sia un cristiano occidentale diventa un nemico.
Ma il 21 ottobre del 1096 questa crociata finisce. Dopo mesi di ruberie, violenze e massacri, ne hanno tutti abbastanza. I bizantini, incapaci di gestire questi fanatici incontrollabili, li abbandonano. E i turchi del sultano di Nicea, Kilik Arslan, li massacrano a Sivetò, l'attuale Altinova. Un numero sterminato di morti tra i 20 e i 50.000. La crociata è appena cominciata e ha già dimostrato cosa può diventare. Ma quando i baroni finalmente decidono di partire nell'agosto del 1096, la crociata cambia volto. Diventa riconoscibile a dei nomi. Non più folle in cammino, non più predicatori e penitenti, ma uomini nati e cresciuti per guidare, combattere e comandare. Sono i grandi baroni dell'Occidente, franchi e normanni, cavalieri abituati alla guerra, al potere e alla responsabilità. Sono loro a dare un volto politico e militare alla spedizione. Non inventano la crociata, ma la trovano già in marcia. Partono in momenti diversi e seguono strade diverse. Raggiungono Costantinopoli uno dietro l'altro, non come un unico esercito, ma come potenze autonome che convergono verso lo stesso punto. I primi ad arrivare sono Goffredo di Buglione, duca di Lorena, e il fratello minore Baldovino. Entrambi sono grandi cavalieri, ma come uomini sono l'uno l'opposto dell'altro. Goffredo, dai capelli lunghi e dalla barba bionda, dai modi gentili e semplici, incarna l'austerità e il controllo. Baldovino, il fratello, è moro, massiccio e ancora più alto. La sua indole è opposta, è freddo e brutale e ambizioso. Ama il lusso e i piaceri. Per lui la crociata fu un'occasione accolta con entusiasmo. Nella famiglia non aveva prospettive e in Oriente avrebbe potuto costruirsi il proprio destino. Avanzano lentamente attraverso l'impero, con un esercito disciplinato ma diffidente, e arrivano a Costantinopoli, portandosi dietro rispetto, ma anche sospetto. Poco dopo giunge Raimondo, il conte di Tolosa, uno dei più potenti nobili del suo tempo. Signore di oltre 13 contee nella Francia meridionale, ha superato i 60. I capelli sono bianchi e proprio per questo è rispettato da tutti. È l'uomo della parola data, dell'autorità palese che non ha bisogno di essere urlata. Segue una rotta più meridionale e arriva con un seguito enorme e una reputazione già consolidata. Le sue truppe sono numerose e ben organizzate. Raimondo è arrogante, sicuro di sé, ma le sue maniere gentili e la disciplina del suo esercito lo rendono affidabile e persino civile agli occhi dei bizantini. E poi c'è Boemondo di Taranto, normanno italiano, figlio primogenito di Roberto il Guiscardo, nato poco dopo il 1050 nell'Italia meridionale. In realtà non si chiama Boemondo, si chiama Marco, ma già da bambino è enorme. E il padre, scherzando, o forse no, comincia a chiamarlo Behemoth, come il gigante biblico del libro di Giobbe. Ma nel latino franco-normanno quel nome cambia suono, diventa più duro, più ruvido, Behemend, Behemund, e da lì nasce Boemondo, un soprannome che diventa identità. Ma per tentare di capire la mentalità di questa gente, oltre alle loro gesta, bisogna guardare anche all'onomastica. Goffredo di Buglione, Gutfrid, che significa protettore del bene. Già dal nome sembra destinato a incarnare la giustizia e la protezione dei più deboli. Dare ad un bambino questo nome significava trasmettere fin da subito l'ideale di un cavaliere equilibrato, giusto e valoroso. Boemondo, la cui radice è Boemund, può essere letto come colui che protegge o guida con forza colossale. Il nome racconta la sua imponenza fin dall'infanzia, ma è anche un augurio di potenza, un po' come nel mondo latino con i nomi orso o leone. Raimondo, Ragilmund, indica l'autorevolezza fondata sul consiglio, un nome perfetto per colui che sarà il capo anziano della spedizione. Ovviamente nessuno glielo diceva apertamente, ma il nome era un richiamo costante ai comportamenti attesi, una sorta di linea educativa invisibile. E così il bambino cresceva senza rendersene conto
in una linea, in un modello da incarnare. All'inizio del 1097 i grandi baroni franchi e normanni sono a Costantinopoli, nella sala del trono del Basileus. Per molti l'impero romano d'Oriente è una rivelazione, un impero cristiano, antico, raffinato, sicuro di sé. Il pavimento di marmo riflette luci e ombre. Le colonne sembrano osservare. Alessio I Comneno, il porfirogenito, colui che è nato nella sala purpurea, li guarda uno ad uno. Non vede un esercito, vede una moltitudine di capi, uomini che non parlano la sua lingua, non combattono la sua guerra, ma avanzano dentro il suo mondo. Ma il successore di Costantino è un uomo lucido, pragmatico e soprattutto prudente. Non li riceve mai tutti insieme, li convoca separatamente, li onora separatamente e li fa partire uno dopo l'altro. Non è tanto dei capi che diffida, quanto dei loro eserciti. Le cifre oscillano, ma si parla pur sempre di circa 75.000 uomini in armi. Pertanto, tenerli divisi significa renderli controllabili. Un unico fiume armato sarebbe un pericolo, molti torrenti no. Alessio pretende un giuramento. Ogni città, ogni terra strappata ai turchi dovrà tornare all'impero. Come ci racconta Fulcherio di Chartres, i primi a giurare sono Goffredo di Buglione, suo fratello Baldovino e il conte di Fiandra. Poi arriva il momento di Raimondo di Tolosa. È anziano, è ricco, è potente, è arrogante e in cuor suo è convinto di meritare il comando supremo. Giurare fedeltà significherebbe abbassarsi al livello degli altri e lui non intende farlo. Inoltre, l'anziano conte vede in Boemondo il pericolo più grande. Astuto, ambizioso, abituato a comandare uomini e terra. Raimondo lo riconosce subito come suo rivale. Resiste, combatte con l'autorità del titolo, con la forza della sua esperienza. Ma le pressioni crescono, incessanti, e alla fine cede. Ma lo fa a modo suo. Giura di rispettare la vita e l'onore dell'imperatore e di non nuocergli in alcun modo. È questa una formula nota nel mezzogiorno francese che gli permette di conservare dignità e autonomia. Alessio annuisce, il patto è fatto. Il fragile equilibrio della prima crociata regge, per ora. E poi arriva il momento più delicato, Boemondo. Ma Boemondo è un caso a parte, è un normanno. È un normanno del sud, un normanno italiano. E i normanni conoscono quella sala non come pellegrini, ma come nemici. E in più Boemondo e Alessio si conoscono già di persona. Per ben 5 anni, infatti, tra il 1080 e il 1085, Boemondo aveva condotto i suoi normanni nei Balcani combattendo contro l'impero. Ma in Tessaglia, però, il Basileus riesce a batterlo, costringendolo ad accettare accordi che limitano l'espansione normanna nell'area. Quando Boemondo arriva a Costantinopoli non arriva come un pellegrino, arriva come un comandante esperto, con truppe fedeli, equipaggiate e disciplinate. E il suo nome lo precede, soldati e cortigiani ricordano di cosa è capace il gigante. Eppure il suo comportamento è calcolato, tiene a freno i suoi uomini e si mostra collaborativo e corretto verso l'imperatore. Non è ingenuo, sa che Alessio lo osserva attentamente. Quando Anna Comnena, la figlia di Alessio, lo vede alla corte del padre a Costantinopoli, lo descrive come nessun altro uomo mai visto prima, né barbaro, né romano, né greco, qualcosa di diverso. Alto quasi 2 metri, spalle larghe, occhi azzurri, volto rasato e capelli corti e ordinati. Insoliti per un guerriero normanno. Sarebbe persino piacevole, prosegue la principessa, se non fosse per lo spirito spaventoso che promana da tutte le parti. Infatti quell'uomo in tutta la sua persona era totalmente spietato e selvaggio, sia per la sua possanza che per il suo sguardo. Eppure, sorprendentemente, Boemondo giura. Giura perché sa che è necessario e perché conosce quel mondo. Sa distinguere tra una promessa vincolante e un mero strumento diplomatico. E in quella sala si ritrovano 2 uomini di pari peso. Tra Alessio e Boemondo non c'è ostilità, c'è diffidenza, quella sì.
ma sono entrambi troppo grandi per perdersi in rivalità di facciata. Hanno entrambi troppo da guadagnare da una finta riconciliazione. Gli altri baroni osservano e percepiscono il peso dell'impero. Sanno, come ricorda Fulcherio di Chartres, che senza le ricchezze di Bisanzio non potrebbero proseguire il viaggio. Ma Boemondo no. Boemondo avanza sapendo esattamente dove si trova. E in quell'istante, in quella sala di marmo e porpora, il seme della futura frattura tra i crociati è già visibile. E in tutto questo, come sempre, l'imperatore rimane seduto sul trono, senza chinarsi, senza concedere baci feudali. Una quieta dimostrazione di potere. Anche i più grandi cavalieri occidentali, lì a Costantinopoli, non possono sfuggire al giudizio del Basileus. E mentre i comandanti conferivano con l'imperatore, la convivenza tra le parti si faceva difficile. La città li osservava con cautela e i franchi ricambiavano con fastidio e sospetto. Bastavano le dimensioni colossali a impressionare i crociati. Mentre Parigi contava forse 30.000 abitanti, Costantinopoli ne aveva più di 300.000. Protetta dal Bosforo e dal Corno d'Oro e chiusa sul lato di terra dalle imponenti mura teodosiane ancora oggi in parte visibili, la città appariva inespugnabile. Al suo centro si innalzava la splendente Santa Sofia, grandiosa come una corona di luce e ricca di marmi e mosaici che facevano brillare la città d'oro. La vastità e la ricchezza di Costantinopoli, le sue vie affollate, i nobili in toga, le grandi dame accompagnate da eunuchi e schiavi suscitavano nei franchi un misto di disprezzo e sgradevole inferiorità. Non comprendevano né la lingua né i costumi e persino le funzioni religiose apparivano loro estranee. I bizantini, dal canto loro, osservavano quei pellegrini armati come briganti, rozzi e indisciplinati, portatori di fastidio e seccature ovunque essi andassero. Io sono Emiliano Bultrini e questa era la Corte del Barone. Mi raccomando, sostenete la corte, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi viaggi nel Medioevo italiano. Se volete sostenere ancora di più il progetto potete abbonarvi oppure farlo non appena sarà possibile per ricevere contenuti esclusivi. Ogni contributo è importante per continuare a raccontare la nostra storia e far vivere la Corte del Barone. Di seguito la bibliografia e le letture consigliate. Grazie e a presto!